Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi della memoria dei santi Gioacchino ed Anna, genitori della Beata Vergine Maria. I testi sono dal proprio del giorno, dal Comune dei Santi, salmi dal sabato della quarta settimana. Consacriamo a Dio le primizie di questo giorno ed affidiamoci al suo servo San Francesco. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Venite, adoriamo il Signore. La sua gloria risplende nei santi. Venite, adoriamo il Signore. La sua gloria risplende nei santi. Acclamate al Signore voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Venite, adoriamo il Signore. La sua gloria risplende nei santi. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome, poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. Venite, adoriamo il Signore. La sua gloria risplende nei santi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite, adoriamo il Signore. La sua gloria risplende nei santi. Inno delle lodi. O Cristo, Verbo del Padre, Re glorioso fra i santi, luce e salvezza del mondo, in te crediamo. Ibo bevanda di vita, balsamo veste dimora, forza, rifugio, conforto, in te speriamo. Illumina col tuo spirito l'oscura notte del male,
orienta il nostro cammino incontro al Padre. Amen. Il Signore convoca cielo e terra per giudicare il suo popolo. Parla il Signore Dio degli Dei, convoca la terra da oriente a occidente, da Sion splendore di bellezza, Dio rifulge. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Davanti a Lui un fuoco divorante. Intorno a Lui si scatena la tempesta. Invoca il cielo dall'alto e la terra al giudizio del suo popolo. Davanti a me riunite i miei fedeli che hanno sancito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. Il cielo annunzi la sua giustizia, Dio è il giudice. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore convoca cielo e terra per giudicare il suo popolo. Grida a me nel giorno della prova, verrò a liberarti. Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti ne improvero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre dinanzi. Non prenderò giovenchi dalla tua casa e capri dai tuoi recinti. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo, è mio ciò che si muove nella campagna. Se avessi fame a te non lo direi. Io e il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri. Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno della sventura, ti salverò e tu mi darai gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grida a me nel giorno della prova, verrò a liberarti. Chi offre il sacrificio della lode, questi mi onora. All'empio, dice Dio, perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che detesti la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle, se vedi un ladro corri con lui e degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua ordisce inganni. Chiedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e dovrei tacere. Forse credevi ch'io fossi come te. Ti rimprovero, ti pongo innanzi i tuoi peccati. Capite questo, voi che dimenticate Dio, perché non mi adiri e nessuno vi salvi. Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora. A chi cammina per la retta via,
mostrerò la salvezza di Dio. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti Ti offre il sacrificio della lode, questi mi onora. Preghiamo e domandiamo in ogni tempo La piena conoscenza della volontà di Dio. Dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Fratelli, poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice infatti: al momento favorevole ti ho esaudito, nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non venga biasimato il nostro ministero, ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio, con molta fermezza nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle persecuzioni, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, sapienza, pazienza, benevolenza, spirito di santità, amore sincero, con parole di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama. Siamo ritenuti impostori, eppure siamo veritieri, sconosciuti, eppure siamo notissimi, moribondi, ed ecco viviamo, puniti, ma non messi a morte, afflitti, ma sempre lieti, poveri, ma facciamo ricchi molti, gente che non ha nulla e invece possediamo tutto. La nostra bocca vi ha parlato francamente, Corinzi, e il nostro cuore si è tutto aperto per voi. Non siete davvero allo stretto in noi, è nei vostri cuori invece che siete allo stretto. Io parlo come a figli, rendeteci il contraccambio, aprite anche voi il vostro cuore. Non lasciatevi legare al giogo estraneo degli infedeli. Quale rapporto infatti ci può essere tra la giustizia e l'iniquità, o quale unione tra la luce e le tenebre? Quale intesa tra Cristo e Beliar, o quale collaborazione tra un fedele e un infedele? Quale accordo tra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come Dio stesso ha detto: abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e riparatevi, dice il Signore, non toccate nulla di impuro, ed io vi accoglierò e sarò per voi come un padre, e voi mi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. In possesso dunque di queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni macchia della carne e dello spirito, portando a compimento la nostra santificazione nel timore di Dio. Qual è il rapporto tra la giustizia e l'iniquità? Quale accordo tra il Tempio di Dio e gli idoli?
Voi siete il Tempio del Dio vivente. Non sapete che siete Tempio di Dio e il suo Spirito abita in voi. Voi siete Tempio del Dio vivente. Dai discorsi di San Giovanni Damasceno Vescovo. Poiché doveva avvenire che la Vergine Madre di Dio nascesse da Anna, la natura non osò precedere il germe della grazia, ma rimase senza il proprio frutto perché la grazia producesse il suo. Doveva nascere infatti quella primogenita dalla quale sarebbe nato il primogenito di ogni creatura, nel quale tutte le cose sussistono. O felice coppia, Gioacchino e Anna, a voi è debitrice ogni creatura, perché per voi la creatura ha offerto al Creatore il dono più gradito, ossia quella casta madre che sola era degna del Creatore. Rallegrati, Anna, sterile, che non hai partorito, prorompi in grida di giubilo e di gioia, tu che non hai provato i dolori. Esulta, o Gioacchino, poiché dalla tua figlia è nato per noi un bimbo, ci è stato dato un figlio, e il suo nome sarà Angelo di grande consiglio, di salvezza per tutto il mondo, Dio forte. Questo bambino è Dio. O Gioacchino ed Anna, coppia beata, veramente senza macchia, dal frutto del vostro seno voi siete conosciuti come una volta disse il Signore, li conoscerete dai loro frutti. Voi informaste la condotta della vostra vita in modo gradito a Dio e degno di colei che da voi nacque. Infatti nella vostra casta e santa convivenza avete dato la vita a quella perla di verginità, che fu vergine prima del parto, nel parto e dopo il parto. Quella, dico, che sola doveva conservare sempre la verginità e della mente e dell'anima e del corpo. O Gioacchino ed Anna, coppia castissima, voi, conservando la castità prescritta dalla legge naturale, avete conseguito per divina virtù ciò che supera la natura. Avete donato al mondo la Madre di Dio, che non conobbe uomo. Voi, conducendo una vita pia e santa della condizione umana, avete dato alla luce una figlia più grande degli angeli, ed ora regina degli angeli stessi. O Vergine bellissima e dolcissima, o figlia di Adamo e Madre di Dio, beato il seno che ti ha dato la vita, beate le braccia che ti strinsero e le labbra che ti impressero casti baci, quelle dei tuoi soli genitori, così che tu conservassi in tutto la verginità. Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia, alzate la vostra voce, gridate, non temete. Notte e giorni con digiuni e preghiere servivano il Signore. Aspettavano la redenzione di Israele. Pregavano Dio di venire a visitare il suo popolo. Aspettavano la redenzione di Israele. È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo. Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. Sull'arpa 10 corde e sulla lira,
con canti sulla cetra. Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce. E i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori. Li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno, saranno dispersi tutti i malfattori. Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente. I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono. I miei orecchi udranno cose infauste. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti. Saranno vegeti e rigogliosi per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore. Un cuore nuovo donaci, Signore, infondi in noi il tuo Spirito Santo. Prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Ti darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo, io sarò il vostro Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un cuore nuovo donaci, Signore, infondi in noi il tuo Spirito Santo. Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Sulla bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari e ridurre al silenzio nemici e ribelli. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle
cose l'uomo perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi. Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare. o Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Nel suo grande amore, il Signore ci ha visitato. Nel suo grande amore, il Signore ci ha visitato. Alla stirpe di Davide Dio trasse il Salvatore Gesù. Signore ci ha visitato. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel suo grande amore, il Signore ci ha visitato. Benedetto è il Signore, il Dio di Israele. Nella casa di Davide è sorta la salvezza per noi. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è
servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza e la remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. ori al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto il Signore, il Dio di Israele, nella casa di Davide è sorta la salvezza per noi. Uniti nella liturgia di lode, invochiamo il Cristo Signore perché ci aiuti a servirlo in santità e giustizia tutti i giorni della nostra vita. Santifica il tuo popolo, Signore. Sei stato provato in ogni cosa per divenire simile a noi, in tutto fuorché nel peccato. Signore Gesù, abbi pietà del tuo popolo. Chiami tutti alla carità perfetta. Signore Gesù, santifica il tuo popolo. Hai voluto che i tuoi discepoli siano sale della terra e luce del mondo. Signore Gesù, illumina il tuo popolo. Sei venuto per servire e non per essere servito. Signore Gesù, insegnaci a servirti nei nostri fratelli. Tu sei l'irradiazione della gloria del Padre e l'impronta della sua sostanza. Signore Gesù, fa che al termine della vita contempliamo il tuo volto insieme ai tuoi santi. Preghiamo insieme la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio dei nostri padri, che ai santi Gioacchino e Anna hai dato il privilegio di avere come figlia Maria, Madre del Signore. Per loro intercessione concede ai tuoi fedeli di godere i beni della salvezza eterna. Per nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno. Nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
Iniziamo la Santa Messa con il canto a pagina 49. Cristo Gesù Salvatore, tu sei parola del Padre, qui ci raduni insieme tu, qui ci raduni insieme. Cuore di Cristo Signore, cambi il cuore dell'uomo, qui ci perdoni e salvi tu, qui ci perdoni e salvi. Spirito, forza d'amore, tu bruci l'odio tra i popoli, ci farai fratelli tu, qui ci farai fratelli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, oggi la Chiesa celebra la memoria dei santi Gioacchino e Anna, i genitori della Vergine Maria, piena di grazia, in cui il Figlio di Dio si è fatto carne. Ricordiamo i nostri peccati e chiediamo il perdono e pure la grazia di celebrare questi santi misteri degnamente. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Signore dei nostri, Dio dei nostri padri, che ai santi Gioacchino e Anna hai dato la grazia di generare la madre del tuo Figlio fatto uomo. Per le loro preghiere concedi anche a noi la salvezza promessa al tuo popolo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce. Dissero: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi, sulla base di tutte queste parole. Parola di Dio. Offri a Dio come sacrificio la lode. Parla il Signore Dio degli dei, convoca la terra da oriente a occidente. Da Sion, bellezza perfetta, Dio risplende. Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno stabilito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia, è Dio che giudica. Offri a Dio come sacrificio la lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno dell'angoscia, ti libererò e tu mi darai gloria. Alleluia, 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 alleluia. Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia,
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, nel brano evangelico odierno Gesù ci offre un'immagine del nostro mondo, in cui crescono sia il grano che la zizzania, cioè dove coesistono sia il bene che il male. Non c'è bisogno di essere un acuto osservatore del mondo per vedere numerose manifestazioni di questa verità, che c'è bene e male nel mondo. Ma infatti, se siamo onesti con noi stessi, possiamo trovare sia il bene che il male nei nostri propri cuori, anche dopo aver cercato sinceramente di vivere la nostra fede cristiana per tanti anni, alcuni di noi. Nella prima lettura odierna dell'Esodo, il popolo si impegna a vivere tutte le parole e i precetti che Dio aveva dato a Mosè. Ma nonostante i numerosi segni della presenza di Dio fra di loro, l'Antico Testamento mostra quanto fosse difficile per gli Israeliti mantenere la loro parte nell'alleanza con Dio. Viviamo nel tempo privilegiato in cui Dio ha fatto una nuova alleanza con l'umanità, non con il sangue degli animali, ma con il prezioso sangue di suo Figlio. La posta in gioco è stata alzata. Lo Spirito Santo è stato riversato su di noi per trasformarci dall'interno. Possiamo chiederci come sta procedendo questa la nostra trasformazione nella Divina Grazia. Ogni volta che salgo in autostrada mi rendo conto di quanto io sia ancora irredento, e questo è solo un piccolo esempio. Può essere frustrante e scoraggiante. Oggi celebriamo la memoria di Gioacchino e Anna, i genitori della Beata Vergine Maria. Nonostante le difficoltà che molti israeliti incontrarono nel vivere la loro alleanza con Dio, bisogna credere che Gioacchino e Anna fossero ebrei molto meravigliosamente devoti e fedeli. Dio, operando attraverso il loro amore coniugale,
ha donato al mondo la Vergine senza peccato, destinata ad essere la madre di suo Figlio. Il significato del dogma dell'Immacolata Concezione mi colpisce di nuovo. Dio aveva bisogno di una madre immacolata per venire al mondo, assumere la nostra umanità, il nostro corpo umano e offrirlo attraverso gli orrori della crocifissione, diventando così il suo corpo e il suo sangue per noi. È lo stesso Gesù che viene a noi durante la Messa, il Figlio di Dio incarnato, crocifisso, risorto, glorificato, è Lui. La domanda che ho posto ieri rimane: cosa portiamo noi a Lui? Chi portiamo noi? Chi porto io a Lui? Come la zizzania del brano evangelico di oggi, Dio non sradicherà il male dai nostri cuori. Dobbiamo consegnarglielo liberamente, in qualche modo, qualche giorno. Le parole del giovane Beato Carlo Acutis mi vengono in mente. Dobbiamo lavorare duramente al nostro esodo del peccato. Dal Padre Celeste discende ogni maternità e paternità, poiché in Lui è la sorgente perenne della vita. Con gioia e fiducia lo preghiamo. Sostieni la nostra speranza, Signore. Sostieni la nostra speranza, Signore. Ci hai dato la Chiesa, grembo fecondo di credenti. Sia il segno evidente della tua volontà di salvezza. Preghiamo. Sostieni la nostra speranza, Signore. Ci hai dato il Cristo, nostro fratello e Salvatore. Apri il cuore delle genti, perché vedano in Lui un segno evidente della speranza. Preghiamo. Sostieni la nostra speranza, Signore. Ci hai dato Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Dona al mondo la certezza che tu rispondi sempre alle attese degli uomini. Preghiamo. Sostieni la nostra speranza, Signore. Ci hai dato santi e profeti. Conserva tutto ciò che è giusto e buono ai tuoi occhi e fa rifiorire nel mondo il dono della tua grazia. Preghiamo. Tieni la nostra speranza, Signore. O Padre, come la Vergine Maria, rendici creatori umili, obbedienti e dallo sguardo limpido, per riconoscere te, nostro unico bene. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Canto a pagina 94. Signor,
Guardaci tu, Signore, nel tuo amore. Altra salvezza qui non c'è, come ruscelli d'acqua verso il mare. Piccoli siamo innanzi a te. Le mani alzate verso te, Signore, per offrirti il mondo. Le mani alzate verso te, Signore, gioia in me nel profondo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, l'offerta del nostro fedele servizio e donaci di partecipare alla benedizione che hai promesso ad Abramo e alla sua discendenza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita dei santi Gioacchino e Anna ci offri un esempio, nella comunione con loro un vincolo di amore fraterno e nella loro intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere, al di là della morte, la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo, il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti. Questo è il mio corpo,
offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, presso il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diedi ai suoi discepoli, disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Santi Gioacchino e Anna, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di poggiare la tua mensa, ma di soltanto la parola e io sarò salvo. Canto a pagina 81. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo. Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei
sveglia in noi l'ardore di seguirti. Se la gioia cede il passo alla stanchezza, la tua voce fa rinascere freschezza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore. Preghiamo. O Padre, tu hai voluto che il tuo Figlio unigenito nascesse da umana famiglia, perché gli uomini rinascessero da te a nuova vita. Santifica con lo spirito di adozione coloro che hai saziato con il pane dei figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il vostro. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Canto a pagina 98. Lodate Maria, o lingue fedeli, risuoni nei cieli, la
Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno sabato 26 luglio, Sant'Anna e Gioacchino, i genitori di Santa Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Signore, Dio dei nostri padri, che ai santi Gioacchino ed Anna hai dato la grazia di generare la madre del tuo Figlio fatto uomo, per le loro preghiere concedi anche a noi la salvezza promessa al tuo popolo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradicchiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme, fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. C'è un dolore profondo che nasce quando vediamo il male crescere indisturbato accanto al bene, quando le ingiustizie e le sofferenze sembrano avere libero corso nel mondo. È facile rimanere scandalizzati, chiedendosi perché Dio permetta che questo accada. È una domanda che attraversa il cuore di chi ama la giustizia e desidera la pace. Cosa c'è? No, c'era Beppi che aveva una cosa. Gesù racconta di un uomo che semina buon grano nel suo campo, ma di notte un nemico semina la zizzania in mezzo al grano. Quando i servi chiedono al padrone se devono sradicarla, lui risponde di lasciarli crescere insieme, grano e zizzania, insieme fino al tempo della mietitura, per non rischiare di sradicare anche il grano buono. Questa parabola ci invita a guardare la realtà con occhi di pazienza e di fiducia. Dio non è indifferente al male, ma la sua giustizia opera con tempi che non sono i nostri. C'è un tempo di crescita, un tempo in cui il bene e il male coesistono, e questo ci insegna due cose importanti: la pazienza nel giudizio e la fiducia nella promessa. Ci sarà un momento in cui tutto sarà rivelato e il male non avrà più potere. Ma fino ad allora siamo chiamati a perseverare nel bene e a crescere come grano buono, a portare frutto nonostante la presenza della zizzania. Forse la presenza del male ci scandalizza perché dimentichiamo che anche il nostro cuore è un campo in cui a volte crescono insieme grano e zizzania. Così non lasciamoci scoraggiare dal male che vediamo, ma continuiamo a seminare il bene, fiduciosi che il Signore saprà fare giustizia al momento opportuno, trasformando anche i nostri dolori in una messe abbondante. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. E abbraccio tutti voi che vi siete già uniti alla comunità del Vangelo e voi che condividete in vari modi i nostri momenti di preghiera, condividete l'ascolto del Vangelo, e a tutti auguro di cuore una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao ciao e abbi cura di te. Papi. Ben ritrovati a un aggiornamento con il TG di 3B, come sempre carrellata di webcam da alcuni capoluoghi di regione italiani. Partiamo da Torino. Mattinata un po' uggiosa, c'era qualche annuvolamento, però insomma la temperatura durante il pomeriggio aumenterà fino a 26 gradi. Proprio durante il pomeriggio però quella sul Piemonte, anche Torino, c'è il rischio del ritorno di pioggia, di temporali. Andiamo poi a Venezia, dove la situazione è decisamente più soleggiata, condizioni di bel tempo, webcam delle 7:53 con il sole e una temperatura massima oggi di 30 gradi. Trieste, capoluogo di regione del Friuli Venezia Giulia, dove la giornata è serena o al più poco nuvolosa, quindi insomma in queste ore non manca il sole con 30 gradi. Poi andiamo a vedere Roma, perché qui il tempo è soleggiato e sarà una giornata calda, 32 gradi. Domani capitale con 36 gradi, quindi 2 giornate di caldo intenso. Ancona, possiamo vedere una bella giornata, anche il mare è calmo con vento debole, direi una giornata top per tutti i vacanzieri della costa adriatica. Ad Ancona ci attendiamo 29-30 gradi di massima. Campobasso, giornata soleggiata con una massima che raggiungerà i 34 gradi nel corso del pomeriggio. E poi Napoli, la bellissima visuale sul golfo di Napoli con 32 gradi attesi, domani 35 gradi a Napoli, ma domani sull'entroterra a Campano raggiungeremo anche i 40 gradi o più per quanto riguarda il Beneventano. Palermo, giornata anche qui che sarà bollente oggi ma soprattutto domani, infuocata con valori che supereranno i 40 gradi anche a Palermo. Oggi ci fermeremo a 36-37 gradi, domani sono possibili anche punte superiori ai 40 gradi sul Palermitano e vicino Trappanese. Per quanto riguarda poi Gallipoli, situazione soleggiata con appunto cielo sereno poco nuvoloso, fa molto caldo anche sulla Puglia, una massima che raggiungerà i 34 gradi nonostante praticamente siamo al mare. Andiamo a vedere il satellite che ci fa vedere in queste ore l'Italia, terra di mezzo tra l'anticiclone che invia correnti bollenti dal deserto del Sahara verso le regioni del sud, ecco spiegati 40 gradi o più, mentre il nord e la Toscana risentiranno oggi ma soprattutto domani di questa circolazione di bassa pressione con il minimo sulla Francia, nel cuore della Francia, colmo di aria fresca oceanica e che sta già interessando il nord con temporali. Domani un po' di pioggia arriverà anche sulla Toscana. Eccolo qui che domani sarà posizionato tra la Francia e il Golfo del Leone, con l'ingresso di aria più fresca al nord e sulla Toscana, a suon di temporali e anche un po' di pioggia, sempre caldo intenso al sud invece con il richiamo di aria bollente dal deserto del Sahara. Domani appunto 40 gradi o più su molte regioni del sud, sono anche non esclusi 45 gradi sulla Sicilia, in alcune aree più interne. Per quanto riguarda invece il nord, valori decisamente più sopportabili, anzi all'estremo nord-ovest siamo in medio, addirittura al di sotto. Andiamo a vedere invece la tendenza per il weekend con notti instabili sabato su parte dell'Italia, soprattutto nord-est e centro, anche la Campania vedrà qualche breve temporale, ma soprattutto arriva il maestrale, quindi calano le temperature al sud. E difatti domenica questa circolazione di bassa pressione tra l'Europa centrale e orientale determinerà un'ulteriore flessione termica anche sulle regioni meridionali di 10 gradi o più,
per il maestrale che raggiungerà anche la Puglia e il versante ionico. La mappa delle temperature ci conferma appunto questo calo termico in arrivo per le regioni meridionali, e quindi finalmente si tornerà a respirare dappertutto. Sarà una giornata estiva ma di caldo più sopportabile e moderato. La nuova settimana poi non vedrà più ondate di caldo, ma ci sarà questo minimo di bassa pressione sull'Europa centrale che determinerà qualche temporale sull'Italia e soprattutto delle temperature non eccessivamente elevate. Seguite gli aggiornamenti sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo. Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. Salve Regina, orsù dunque avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. Salve Regina,
Preghiera a San Gioacchino, padre della Beata Vergine Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso San Gioacchino, padre amorevole della Beata Vergine Maria e nonno di nostro Signore Gesù Cristo, intercedi per noi presso il trono dell'Altissimo. Concedici la tua fede incrollabile e la tua fiducia in Dio, affinché possiamo affrontare le sfide della vita con coraggio e speranza. O Santo protettore delle famiglie, benedici le nostre case e le nostre comunità. Fa che possiamo vivere in armonia e pace, sostenendoci reciprocamente con amore e comprensione. Intercedi per noi nelle nostre necessità e difficoltà, affinché possiamo trovare conforto e forza nella misericordia e nell'amore di Dio. San Gioacchino prega per noi, affinché possiamo vivere con fede, speranza e carità e raggiungere la gioia eterna nel regno dei cieli. Amen. San Gioacchino, padre della Beata Vergine Maria, prega per noi e per il mondo intero. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente, perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera, così sia.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo, e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, sia santificato il tuo nome, Maria, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore.
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen.
Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. Salve Regina, orsù dunque avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. Salve Regina, Gesù, luce del mondo, gloria a te, Signore.
Gloria a te, Redentore, Gesù, fonte d'amore. Lava il nostro dolore, riempi il nostro cuore. Gesù, pane di vita, nutri la nostra speranza. Re di eterna gloria, tu non ci lasci mai, cammini accanto a noi. Gesù, luce del mondo, gloria a te, Signore. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradicate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Fratelli e sorelle, oggi è 26 luglio 2025, festa dei santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù. Carissimi fratelli e sorelle, oggi celebriamo la festa dei santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù.
Di loro nei Vangeli canonici non leggiamo molto, tuttavia la tradizione della Chiesa ha sempre visto in loro due figure fondamentali per il disegno di Dio. I genitori di Maria sono in un certo senso figure silenziose ma essenziali, uomini e donne di fede che hanno trasmesso a Maria una tradizione viva, una speranza concreta, un cuore aperto all'ascolto di Dio. E la parola che oggi ci viene offerta dalla liturgia ci aiuta a riflettere su che tipo di fede ci viene chiesto di vivere in questo tempo. Nel Vangelo di oggi Gesù racconta una parabola scomoda ma realistica. Un uomo semina del buon grano nel suo campo, ma di notte un nemico viene a seminare la zizzania, una pianta che all'inizio somiglia al grano, ma che alla fine rovina il raccolto. Vedete, quando i servi si accorgono di tutto, propongono una soluzione logica: andiamo a strappare la zizzania. Ma il padrone risponde questo: no, lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura. Questa frase è davvero importante perché nel nostro modo umano di ragionare vorremmo risolvere subito i problemi, eliminare il male, sistemare tutto. E invece Gesù ci rivela la pazienza di Dio, il suo modo di agire che è diverso dal nostro. Questa parabola, fratelli e sorelle, ci dice innanzitutto che il bene e il male convivono nella storia e dentro di noi. Nessuno è tutto grano, tutta zizzania. Siamo un campo misto, ognuno di noi diverso dall'altro. Vedete, tutti noi abbiamo semi buoni e semi cattivi, desideri santi e paure egoiste, ma abbiamo anche slanci di fede e momenti di tiepidezza, e questo Dio lo sa. Per questo non ci giudica, aspetta, dà tempo, coltiva la speranza. E questa pazienza, fratelli e sorelle, da parte di Dio per noi è una grande consolazione, perché ci libera dalla pretesa di essere perfetti e ci invita a vivere nella verità e nel cammino. Fratelli e sorelle, noi tutti non siamo chiamati alla perfezione immediata, ma a crescere, a convertirci, a fidarci. Però la parabola di oggi non ci dice che va tutto bene, perché il padrone cosa dice? Lasciate che crescano insieme fino alla mietitura. Quella parola fino alla mietitura che ci viene detto in questo versetto ci ricorda che verrà un tempo di discernimento, un tempo in cui le cose saranno giudicate nella verità. Per questo il bene sarà raccolto e il male bruciato. Carissimi fratelli e sorelle, questa è una grande responsabilità che accompagna la nostra libertà, perché tutti noi viviamo in un tempo di semina, non ancora di raccolta. Ma come seminiamo oggi determinerà ciò che raccoglieremo noi domani. Ecco allora l'invito a coltivare bene anche quando sembra che la zizzania prevalga. Non dobbiamo scoraggiarci e soprattutto non dobbiamo diventare giudici degli altri, ma testimoni di fiducia. Perché il tempo della mietitura sarà anche il tempo di giustizia, ma anche il tempo di misericordia per chi avrà lasciato crescere il seme buono. Fratelli e sorelle, nella prima lettura di oggi vediamo il popolo di Israele radunato davanti a Mosè, che proclama le parole dell'alleanza, e qui vediamo anche il popolo che risponde con entusiasmo: tutto quello che il Signore ha detto noi lo eseguiremo. Questo è un momento solenne perché il popolo riconosce che Dio ha parlato e si impegna a seguirlo. Certo non sempre sappiamo mantenere quella promessa, eppure
questo slancio iniziale importante è come il sì di Maria, come il sì di Gioacchino e Anna, che hanno vissuto crescendo la figlia nella fede. Vedete, fratelli e sorelle, questo passo di oggi ci invita a rinnovare anche noi la nostra alleanza con Dio, a dire sì, Signore, voglio seguirti, anche se a volte cadrò, anche se il campo del mio cuore è ancora imperfetto, ma voglio essere quella terra buona, voglio custodire la parola, voglio crescere nella tua luce. Per questo la festa di oggi dei santi Gioacchino e Anna ci aiutano a calare tutto questo nella concretezza della vita familiare, perché i santi Gioacchino e Anna non sono ricordati per grandi miracoli oppure per grandi discorsi, ma per aver generato, educato e trasmesso la fede alla Santissima Vergine Madre Maria. Allora, fratelli e sorelle, possa il loro esempio insegnarci la vera santità spesso nascosta, ma che porta frutti duraturi, e possano insegnarci anche la loro fedeltà, quella fedeltà che ha preparato il terreno per l'incarnazione del Verbo. Ricordate tutti che senza i santi Gioacchino e Anna non ci sarebbe Maria, e senza Maria non ci sarebbe il sì dell'umanità a Dio, cioè non ci sarebbe il Redentore, il nostro amato Gesù. Auguri a tutti coloro che portano questi stupendi nomi. Possano i santi Gioacchino e Anna intercedere per voi, per le vostre intenzioni e per le vostre famiglie. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 26 giugno 2025, festa dei santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria e nonni di Gesù. Vi lascio solamente un minuto, fratelli e sorelle, affinché posso togliere la protesi dalla bocca per cercare di parlare un po' meglio. Perdonatemi, ma sto facendo delle cure mediche a causa di una grave malattia alla bocca. E in questi giorni dovrò portare questa protesi per alcune ore affinché si tolgano tutte le infezioni dalla bocca. Perciò vi chiedo perdono per la voce diversa dal solito.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Padre Pio, tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze sognate, giocate e adorate e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi correvamo affannati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad un legno, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio. Aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace, aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità fedele e silenziosa, come le ferite di Dio. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata per intercessione di San Pio da Pietrelcina. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati e chiediamo aiuto a San Pio da Pietrelcina. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio.
Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Per gli iscritti al canale preghiamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per la pace nel mondo e per la fine delle guerre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i gruppi di preghiera e cenacoli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i pellegrini e per tutti i santuari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti coloro che vivono soli e maltrattati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Affidiamo, fratelli e sorelle, a San Pio da Pietrelcina tutte queste nostre intenzioni e quelle che avete scritto. San Pio da Pietrelcina, affidiamo a te queste preghiere del mattino e tutte le nostre intenzioni. Intercedi per tutti noi presso il nostro Gesù, affinché tramite la tua intercessione possiamo essere esauditi. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, al termine di queste preghiere del mattino vi dono la santa benedizione. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguro a tutti voi, fratelli e sorelle, di trascorrere una buona e santa giornata. Dio vi benedica tutti e San Pio da Pietrelcina vi possa guidare lungo questo giorno. Pace e bene, Ave Maria, Laudetur Jesus Christus. Gesù, luce del mondo, gloria a te, Signore.
te, Redentore, Gesù, fonte d'amore, lava il nostro dolore, riempi il nostro cuore, Gesù, pane di vita, nutri la nostra speranza. Gloria a te, Signore, gloria a te, Redentore, il nostro cuore ti adorerà. Gesù, Re di eterna gloria, tu non ci lasci mai, cammini accanto a noi. Gesù, luce del mondo, gloria a te, Signore, gloria a te, Redentore, il nostro cuore ti adorerà. Gesù, luce del mondo, gloria a te, Signore, gloria a te, Redentore. Pensiero di Padre Pio di oggi. È nel Santissimo Sacramento dell'altare che Gesù ti attende, non per giudicarti, ma per farti sentire il suo amore. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria.
portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore, Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni sabato vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie, specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Accostiamoci a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria si è fidata di Dio. Seguiamo Maria e lasciamo che nel nostro cuore sbocci un sì, pieno di fede e di sereno abbandono tra le braccia di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Maria, dopo l'annunciazione, resta serena e aggrappata alla certezza che Dio ha in mano le redini della sua vita. Decide di andare da Elisabetta. Seguiamo l'esempio di Maria. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Se non ho denaro sono niente, così purtroppo pensano tante persone. Però a Betlemme Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro e ha dichiarato stolti coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza, ha voluto soltanto il calore di una famiglia. La famiglia, infatti, è un progetto di Dio, è un sogno di Dio consegnato all'umanità affinché lo realizzi, lo viva, lo difenda. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero gaudioso, il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Dietro questo gesto di Gesù certamente si nasconde un grande insegnamento e un grande richiamo anche per noi. Dio va continuamente cercato. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes enflentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia,
O dulcis Virgo Maria. Preghiera della famiglia. Signore che vivi e abiti con noi, ti preghiamo per la nostra famiglia. Aiutaci a conoscerci meglio, a comprenderci di più, perché ciascuno si senta sicuro dell'affetto degli altri. Rendici capaci di tacere e di parlare al momento opportuno e con il tono giusto, perché le discussioni non ci dividano e il silenzio troppo lungo non ci renda estranei l'uno all'altro. Liberaci dalla pretesa di imporre agli altri il nostro modo di pensare e di vedere. Perdonaci quando dimentichiamo di essere tuoi figli, tuoi amici, quando viviamo in casa come se tu non fossi presente. Distruggi l'egoismo e la paura che ci chiudono. La nostra famiglia sia disponibile ai parenti, aperta agli amici, ospitale con tutti, sensibile ai bisogni di giustizia e di pace. Signore, tienici uniti per sempre nella tua Chiesa in cammino, perché vediamo insieme il tuo volto nella famiglia vera e nella comunione perfetta. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Luglio. Voi mi vedrete, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, perché io vivo e voi vivrete. Ma guardate che sguardo bello che ha Gesù, sempre indirizzato verso l'alto. Lui non parla della sua resurrezione pensando che lui ha vinto la morte, ma che attraverso questa resurrezione ci ha fatto entrare anche noi nella speranza della resurrezione. La sua vita è importante perché diventa la nostra vita. Ma vedete che è lo sguardo di un padre, di una madre, che quando pensa a qualcosa lo pensa sempre in funzione dei propri figli. E se vede un posto bello dice ci vorrei portare i miei figli. E se vive un'esperienza bella dice la voglio presentare ai miei figli. Chi ama vive per l'altro. Gesù vive per l'altro, e cioè per noi. E questo ci mette di buon umore. Vuol dire che il paradiso è per noi. Vuol dire che la resurrezione è per noi. Vuol dire che l'incontro col Padre è per noi. E cioè lui ha vissuto solo per noi, per chiuderci le porte di una strada meravigliosa. Buona giornata.
Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi meditiamo sul sangue sparso da Gesù nella sua coronazione di spine. Con la coronazione di spine Gesù espia silenziosamente tutti i nostri peccati di pensiero, in modo particolare quelli di superbia e di ambizione. San Vincenzo Maria Strambi così scriveva: non contenti i carnefici di aver aspramente flagellato il divin Redentore, trovarono il modo di tormentarlo ove non erano giunti i flagelli, e istigati dalla più fiera barbarie, formano una corona di acutissime spine e la pongono sul suo capo e la calcano con tanta forza che gli trapassano con indicibile tormento le tempie, dalle quali scorre vivo sangue. Ecco che cosa hanno prodotto i depravati pensieri degli uomini. Il peccatore non è mai sazio. Se non può peccare con le opere, pecca con il pensiero, con il desiderio, e beve l'iniquità come l'acqua. Amorosissimo Redentore, tu avevi presente nella tua mente tutti i peccati del mondo, presenti, passati e futuri. Tu vedesti allora il numero e l'enormità dei peccati che si commettono con il pensiero, vedesti come la mente superba si pasce delle sue ambiziose grandezze e come dal cuore depravato escono i più turpi pensieri. Ora tutte le membra del tuo corpo erano piagate per la sofferta flagellazione, il solo capo era esente dalle ferite, e permetti che anche questo sia trafitto da pungentissime spine, e con il sangue preziosissimo che ne scorre sul tuo volto lavi l'iniquità della nostra mente. O amore immenso del nostro Redentore, venite anime devote del sangue preziosissimo di Gesù, venite a vedere Gesù coronato di spine. Come vi regge il cuore nel vederlo così trafitto e grondante sangue? Eppure sappiate che questa corona di scherno e di dolore fu da lui portata con letizia e con gaudio, per amore della Chiesa sua sposa, in quel giorno stesso in cui morendo per lei consumava e sigillava col sangue suo l'alleanza eterna. Venite dunque a vedere lo spettacolo sorprendente del Re di pace e considerate i misteri della sua carità. Umiliamo la nostra superbia, purifichiamo la mente dai malvagi pensieri, esultiamo se talvolta possiamo partecipare alle sue umiliazioni. Impariamo dal suo esempio a rinunziare al mondo, ad aborrire con la mente e col cuore le sue vanità e le sue massime così opposte all'insegnamento di Gesù. Nel colloquio che segue, San Vincenzo così si rivolge a Gesù: Pazientissimo mio Gesù, e qual parte del tuo corpo andò esente da dolore e da strazi? Il solo capo era andato esente dai flagelli, ma ora lo vedo ferito grondante sangue da tante fonti quante sono le punture di quelle spine acutissime che lo lacerano. Deh, fa che quelle spine che trafiggono la tua fronte, inzuppate dal sangue divino, stillino sul mio capo un prezioso liquore che lo purghi da ogni vizioso pensiero, e così, compunto e addolorato, ben intenda che sotto un capo coronato di spine non convenga affatto essere superbi. L'esempio finale è tratto dalla vita di Santa Rita d'Akasha. Santa Rita, devotissima della passione di Gesù Cristo, macerava di continuo il suo corpo con vigilie, digiuni, cilizi e specialmente con delle spine delle quali teneva intessuta la sua tonaca. Inoltre, dalla mezzanotte fino al tramontare del sole, si tratteneva nella contemplazione di Gesù crocifisso.
Un giorno, più che mai intenta in questa orazione, stando ai piedi del crocifisso, meritò che una spina della corona di Gesù ferisse la sua fronte. La ferita che ne derivò fu insanabile e la portò con indicibile contento sino alla morte. Soltanto nell'anno santo, desiderando portarsi a Roma con le altre religiose per fare acquisto delle sante indulgenze, si rimarginò. Ma tornata in monastero, si aprì di nuovo e più non si chiuse finché visse, stimandosi felicissima di partecipare della coronazione di spine che tanto sangue fece spargere al suo amorosissimo Gesù. Cari fratelli e sorelle, la virtù che siamo chiamati a esercitare meditando la coronazione di spine è la virtù dell'umiltà. Domandiamo con fiducia a Gesù l'umiltà nei pensieri, l'umiltà nelle parole e l'umiltà nelle opere, così che la nostra vita possa a Lui piacere. Eterno Padre, io ti offro per le mani purissime di Maria il sangue che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre nel sacrificio eucaristico. Unisco le preghiere, le azioni e le sofferenze mie di questo giorno secondo le intenzioni della vittima divina, in espiazione dei miei peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. In particolare te l'offro secondo le intenzioni del Santo Padre e per questo bisogno che tanto mi sta a cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sangue di Cristo effuso dalla croce, salvaci. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, il Signore Onnipotente vi benedica, vi custodisca e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria. Buongiorno, buon sabato 26 luglio, festa dei Santi Gioacchino ed Anna, o meglio memoria, quindi il Vangelo che ci viene proposto non è il Vangelo proprio di questi due santi, peraltro significativi e belli, è perché ci ricordano che la storia di Gesù è una storia autentica. Gesù non è un fungo spuntato dal nulla, ma si è inserito in un cammino, in una storia. Davvero il Figlio di Dio ha assunto la nostra umanità. Celebrare e ricordare i suoi nonni è proprio un richiamo a questo. Ma dicevo, la liturgia ci propone come testo del Vangelo il brano del capitolo 13 del discorso delle parabole che vi avevo introdotto 2 giorni fa. Gesù espose alla folla, ricordiamo, sta parlando alle folle con le parabole, poi ai suoi amici in privato le cose le spiega.
un'altra parabola, dicendo, sta cercando di spiegare cos'è questo regno dei cieli che lui è venuto ad annunciare e che, a partire dai suoi amici, abbiamo sentito nel racconto di ieri della festa di San Giacomo, facevano così fatica a comprendere. A cosa è simile il regno dei cieli? Ebbene, dice, è come un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Il regno dei cieli è questo Dio che ha fiducia nell'umanità e che getta il suo seme, la sua proposta di vita, la possibilità di vivere davvero in un mondo di pace, fatto di figli che si sanno amare, di fratelli che si sanno amare. Questo seme, questa possibilità, il Signore la getta nel suo campo con generosità. Ma mentre tutti dormivano, il suo nemico seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Come dire, Dio le cose le ha fatte bene, ma affidandole alla nostra libertà ha reso possibile che noi non accogliamo i suoi doni. E chi li ha rifiutati da sempre, dall'inizio, questo nemico di cui si parla, che è il male, che è il diavolo, colui che, sapendo la verità in modo evidente, l'ha rifiutata e che quindi cerca di tirare un po' dalla sua parte, di condividere con altri il suo rifiuto. Ha seminato questa zizzania, cioè questa sfiducia, questa capacità di non accogliere il dono di Dio. Il problema è che all'inizio non te ne rendi neanche conto, sembrano uguali il grano e la zizzania. Tanto è vero che quando cominciano ad accorgersene i contadini, vanno dal padrone del campo, dal Signore, a dire: vuoi che togliamo via la zizzania? L'illusione e il desiderio che abbiamo alle volte di avere un mondo di perfetti, ritenendoci noi tra quelli, di un mondo dove ci sia solo il bello e il bene, pensando che noi siamo il bello e il bene, e non accettare invece il nostro limite, che però è anche la nostra forza, il limite della nostra libertà, che ci permette di sbagliare, che ci chiede quindi di scegliere, che ci chiede quindi di amare realmente. Se fossimo programmati per essere perfetti, non saremmo capaci di amare. Le macchine non amano, le macchine eseguono degli ordini che, se sono precisi e ben fatti, permettono alla macchina di non sbagliare. Ma noi non siamo macchine. Non si può amare per forza. Senza la libertà e senza la possibilità del rifiuto non ci sarebbe neanche la possibilità di una scelta libera. E questa è un po' la logica di Dio. Da dove viene questa zizzania? Viene da chi non si fida del mio amore. Vorreste toglierla subito? No. Diamo il tempo al tempo. Anche perché la zizzania erba non può cambiare, ma la zizzania che ci portiamo nel cuore può essere guarita. Gesù è venuto per guarirci, per liberarci, per darci la possibilità di rimetterci in cammino. E allora dice: aspettate, lasciate che l'una e l'altra crescano insieme. Verrà poi il giorno della mietitura, allora a quel punto il bene si tiene e il male si butta. Ciò che è vita vivrà, ciò che è morte sarà bruciato, morirà. Ma non è questo il tempo. Questo è il tempo del discernimento, della scelta, che è sempre possibile. Ripeto, mentre in natura da un albero cattivo non possono nascere frutti buoni, per l'amore di Dio per ciascuno dei suoi figli non ci sono alberi cattivi. Ogni albero, ogni terreno, meglio usiamo questa immagine che aveva usato Gesù nella parabola precedente, ogni terreno può produrre quel poco di buono che permette a quel terreno di avere un senso. E allora che il Signore ci aiuti a essere grati a Lui per la sua pazienza, per la sua fiducia, per la speranza che ha in noi, che deve diventare per noi fiducia, pazienza, speranza, impegno a far maturare il bene che c'è in noi e a riconoscerlo in ogni situazione, in ogni persona, in ogni realtà della nostra vita. Il Signore ci benedica, faccia di noi artigiani di pace. Alla prossima. Ciao.
Siamo all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledensi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane, perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini. Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è a pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che si sente subito è l'atmosfera avvolgente e rasserenante di questo piccolo santuario, un piccolo gioiello a Schio, arricchito anche dalla presenza delle spoglie di Madre Giuseppina Bakhita, che tra l'altro sono proprio raffigurate molto belle, con un calco prezioso di una scultura. La chiesa che vediamo oggi fu cominciata nel 1853 e finita nel 1901, tantissimi anni, ma l'hanno fatta bene. Anche alcuni artisti hanno partecipato, importanti, come per esempio Romano Cremasco, che è autore della bellissima Pietà, di tipo quasi un po' asburgico o strungarico, perché il Cristo stava tagliato. E poi ci sono le Vie Crucis di Guido Cremasco, da vedere sono anche i 4 elementi monocromi di Giuseppe Mincato dedicati alle storie della Sacra Famiglia. Con Madre Bakhita conosciamo anche un pezzettino di storia, perché la sua vita è una storia straordinaria. Qui si può conoscere bene attraverso le fotografie, ma anche l'esposizione permanente. E comunque è clamoroso, oggi non potremmo mai pensare che una fanciulla in Africa venga rapita per diventare una schiava. E ci fa molto orgoglio pensare che un console italiano invece poi la compra per portarla in Italia. È talmente amata da tutti coloro che hanno a che fare con lei fa anche la bambinaia, che vorrebbero adottarla, ma qualsiasi altra vita a lei non interessa. Lei ha l'illuminazione, ha l'ispirazione, ha la vocazione e quindi in questa mostra possiamo seguire tutte le tappe di questo viaggio che l'ha portata poi a Schio alle Canossiane. E magari sarebbe contenta Madre Bakhita di sapere che ci facciamo anche un giro nella geografia grazie alla sua Africa, che è tanto rappresentata in questa mostra permanente, a partire dal villaggio di Olgassa dove lei è nata, però poi nel tempo e nello spazio si arriva alla ricostruzione della sua camera da letto. Lei parlava anche il dialetto, parlava come noi e Dio lo chiamava il Paron e così proprio si familiarizzava certamente molto fin da allora con lo spirito di questa città che ama, sdrammatizzare, ama il sorriso e ama anche la spiritualità. Quello che non c'è bisogno di dire perché si sente, si sa quanto Schio vuole bene a Madre Giuseppina Bakhita, Madre Moretta, che è stata un esempio di liberazione e di integrazione e di coraggio. E questi argomenti oggigiorno sono di grande attualità e non è male ricordarseli attraverso questa bella figura di donna e di santa. Che ne dite?
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnovi il mondo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdona i nostri peccati, ti conduca alla vita eterna. Preghiamo. Questa Santa Messa c'è come intenzioni dei defunti Salvatore, Rosi, Giuseppi. O Dio, che dei nostri padri, che ai santi Gioacchino e Anna hai dato la grazia di generare la madre del tuo Figlio fatto uomo, per le loro preghiere concedi anche a noi la salvezza promessa al tuo popolo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose una sola voce. Dissero: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani fra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Mosè allora prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Parola di Dio. Offri a Dio come sacrificio la lode. Parla il Signore, Dio degli dei, convoca la terra da oriente a occidente. Da Sion, bellezza perfetta, Dio risplende. Offri a Dio come sacrificio la lode. Davanti a me riunite i miei fedeli che hanno stabilito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia, è Dio che giudica. Offri a Dio come sacrificio la lode. Offri a Dio come sacrificio la lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno dell'angoscia, ti libererò e tu mi darai gloria. A Dio come sacrificio la lode. Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù sposa alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano,
venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stello crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasce per bruciarla. I grani invece riponetelo nel mio granaio. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, alcuni spunti di riflessione credo sia importante davanti a quello che ha detto la parola di Dio a noi. Nel deserto Mosè offre al popolo un'alleanza nuova, riempiendo di fede i cuori assetati. Il patto è suggellato col sangue, segno che ogni promessa di Dio trova compimento nella comunione di vita con Lui. Abbiamo bisogno di questo rapporto con Dio. Oggi, come allora, siamo chiamati a rispondere: faremo tutto ciò che il Signore ha detto, consapevoli che l'obbedienza fedele nasce da un cuore che si dona senza riserve. Dopo abbiamo pregato il Salmo che ci esorta a immolare a Dio un sacrificio di lodi e a vivere la nostra alleanza con gesti di giustizia e misericordia. Non si tratta di riti vuoti, ma di una lode che si traduce in cura dei fratelli, vocazione nella prova e fiducia nell'abbraccio liberanti dal Signore. E Gesù, nella parabola del grano e della zizzania, insegna che il regno cresce nel tempo della pazienza e del discernimento. Il padrone non estrae subito le erbe cattive, richiederebbe di strappare anche il frutto buono. Così la storia della salvezza procede fra semina e attesa, in un terreno mescolato di luce e di ombra. In questo giubileo siamo invitati a rivivere il gesto originario, rinnovare la nostra alleanza, offrire a Dio una lode sincera, perdonare come siamo stati perdonati e camminare insieme fino alla Gerusalemme celeste. Questo anno santo ci ricorda che il sacrificio di Cristo ha trasformato i nostri vasi d'argilla in una casa della sua gloria, seminando speranza dove sembra regnare il male. Camminiamo dunque con fiducia, seminatori di Vangelo di un campo che attende ancora la mietitura finale. E celebrando quest'anno giubilare, testimoniamo che la grazia di Dio supera ogni confine, trasformando la nostra fragilità in promessa di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. Frutto della terra e del lavoro dell'uomo lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino. Frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, l'offerta del nostro fedele servizio e donaci di partecipare alla benedizione che hai promesso ad Abramo e alla sua discendenza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Innalti i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonti di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi Salvatore, Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e quest'arte un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando i memoriali della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, i pani della vita e i calici della salvezza.
e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, con il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare Salvatore, Rosi e Giuseppe. E nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donati d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Giuseppina Bacchita, Santa Maddalena di Canossa, Santi Gioacchino e Anna e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, in onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberati dal male. Liberati, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donnale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beata ed invitata alla cena dell'agnello.
Preghiamo. O Padre, tu hai voluto che il tuo Figlio unigenito nascesse dall'umana famiglia, perché gli uomini rinascessero da te a nuova vita. Santifica con lo spirito di adozione coloro che hai saziato con il pane dei figli. Per Cristo nostro Signore. O Dio, Padre di misericordia, che ti ha donato Santa Giuseppina Bakhita, quale sorella universale, evangelico modello di fede semplice e di operosa carità, dona anche a noi la volontà di credere ed amare secondo il Vangelo ed esalvisce le preghiere di chiunque invoca la sua intercessione. Per Cristo nostro Signore. Amen. In questo giorno affidiamo alla Madonna tutti i nonni perché possano condurre i suoi nipoti al cammino della santità e della vita per l'intercessione di Santi Gioacchino e Anna. Ave Maria, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
Buongiorno bella gente, sabato 26 luglio 2025, un buongiorno dal meteo di legno carnico ecosostenibile. Pressione atmosferica in forte diminuzione, qua siamo in mezzo quasi alla burrasca, temperatura neanche 14 gradi, aiuto, che ce l'abbiamo dura oggi. Infatti qua in Friuli abbiamo allerta meteo gialla, una goccia fredda è fredda, ferma lì sul Mediterraneo, e qui adesso ce le becchiamo tutte, i Friuli siamo proprio traiettoria perfetta. E niente, si è aggiunto anche il gatto, situazione meteo, c'è anche il sole, guarda. Piovuto, temperatura, fiori bagnati, il cane dentro, oggi sono incazzato col cane perché mi ha fatto una cagata vergognosa. Tu cos'hai da dire? Com'è il tempo oggi? Lo vedi nera, no? Ciao Micio! Inquietante. Ben ritrovati dalla redazione. Una truffa online da oltre 3.000 euro eseguita in pochi minuti con tanto di numero telefonico mascherato ed identico a quello della banca. Finti operatori professionali e link con rimandi a siti internet molto simili a quelli veri. Ad andare in fumo sono stati tutti i risparmi che sarebbero serviti a pagare la retta per la casa di riposo della madre della vittima. È accaduto ad una donna residente a Duino Aurisina. Solo una fortuita e breve finestra di tregua dalla nebbia ha permesso di soccorrere 2 escursionisti che hanno chiesto aiuto al numero di emergenza nel pomeriggio di ieri. I 2 bloccati in quota sul Monte Caninna nei pressi di Resia avevano già raggiunto la cima, ma a causa della scarsa visibilità non erano in grado di scendere e sono rimasti bloccati. Non potendo volare alla cieca in mezzo alla nebbia, l'elicottero di soccorso regionale ha dovuto sfruttare una breve finestra di visibilità. Il personale è riuscito a imbarcarli illesi per poi trarli in salvo. Nel frattempo un altro gruppo di soccorritori ha tentato di avvicinarsi alla loro posizione a piedi. Alla notizia del recupero è tornato a valle sui suoi passi. Alle operazioni, che si sono concluse intorno alle 18:40 di ieri, hanno preso parte le stazioni del soccorso alpino di Moggio Udinese e Cave del Predile. A quell'ora la squadra stava ancora tornando a piedi. Slitta di altri 60 giorni la data per il deposito della perizia sul DNA nell'inchiesta su una bomber. Il GIP del Tribunale di Trieste ha concesso altri 60 giorni per la consegna delle relazioni sul DNA ricavato dal riesame con le nuove tecnologie dei reperti probatori a carico di una bomber. L'obiettivo è verificare se il DNA del criminale che tra il 1994 e il 2006 nel nord-est lasciò oggetti esplosivi in giro corrisponda a una delle 11 persone iscritte nel registro degli indagati dopo la riapertura dell'inchiesta. Un finanziamento regionale di 1.320.000 euro permetterà il riatto e la manutenzione straordinaria di 25-26 alloggi Atera a Trieste. I lavori riguarderanno impianti di riscaldamento elettrico, gas e idrico sanitario, oltre al rifacimento di bagni, pavimentazioni, tinteggiature e serramenti. I primi 6 alloggi ristrutturati saranno disponibili
tra gennaio e febbraio 2026. Nei 4 mesi successivi si completeranno gli interventi fino all'esaurimento del contributo. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Fino alla prima parte della mattinata, temporali con piogge anche abbondanti, più probabili sulla costa e sulla bassa pianura orientale, dove le piogge potrebbero essere localmente intense e possibili temporali forti. In giornata fase meno instabile, con nuvolosità variabile, possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili sulla zona montana. Dalla serata e dalla notte successiva i temporali con piogge anche abbondanti saranno nuovamente più probabili su bassa pianura e costa, specie ad est, e potrebbero essere anche forti. Per quanto riguarda le temperature, le minime in pianura fra 16 e 19, sulla costa fra 18 e 21 gradi, le massime ovunque fra 25 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione, grazie per averci seguito, a più tardi. Un numero crescente di bambini malnutriti sta arrivando all'ospedale principale di Gaza a causa della fame e sta mettendo in seria difficoltà il personale della struttura nel nord della striscia. I medici affermano che stanno morendo bambini senza problemi di salute sottostanti, i primi casi di questo tipo all'ospedale dall'inizio della guerra. Secondo il Programma Alimentare Mondiale, quasi 100.000 persone hanno bisogno di aiuti per la fame. واحنا متخوفين جدا من الوضع انه يزيد اكثر من هيك حالات الوفاه انها تزيد وهذا الشغله ما بحكيهاش بس احنا على الاطفال بنحكي كمان على الناس اللي قاعده بتعطي الخدمه للاطفال اللي هم الموظفين مش قادرين يعني يعطوا الخدمه الكامله والاساسيه للاطفال. I gruppi di aiuto avvertono che il crescente numero di vittime segna un punto di svolta nella crisi umanitaria. Stanno morendo non solo i bambini, di solito i più vulnerabili a malattie e malnutrizione, ma anche gli adulti. هدول ايش ذنبه؟ هذا حمل صاروخ وراح على اليهود حارب اليهود. يا عمي بهمش الحرب ده اللي شغال بهمش يا عمي بس افتحوا المعابر دخلوا مساعدات على الاطفال. احنا لو سبنا هالولد هذا يمكن بعد دقيقه دقيقتين بتلاقوهوش مش ما يكون عند ربه واحنا ما لحقناهوش. Israele ha recentemente permesso l'ingresso a Gaza di limitate spedizioni di aiuti, ma sostiene che Hamas stia interrompendo la distribuzione. L'ONU incolpa le restrizioni israeliane e chiede il pieno accesso umanitario. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che domenica incontrerà il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Scozia. In un post su X in cui ha annunciato l'incontro, von der Leyen ha aggiunto che i due discuteranno delle relazioni commerciali transatlantiche e di come mantenerle solide. L'incontro arriva in un momento in cui la minaccia di Washington di applicare dazi sui prodotti dell'Unione Europea del 30% ha riacceso le tensioni. Venerdì Trump ha affermato che c'è una probabilità del 50% o forse inferiore che gli Stati Uniti raggiungano un accordo commerciale con l'UE, aggiungendo che Bruxelles vuole raggiungere un accordo a tutti i costi. L'Unione Europea ha rinviato i dazi di ritorsione sulle esportazioni dagli Stati Uniti mentre i funzionari si affrettano a raggiungere un accordo commerciale con Washington prima della scadenza del 1 agosto fissata da Trump. American soldiers are back to Georgia. Behind me you can see Waziani military base. The base is very close to the capital of Georgia, Tbilisi, and it is one of the locations where Georgian and US forces have launched multinational military exercise called Agile Spirit 2025, which will run until August 6. The drills bring together forces from 13 countries, including NATO members and partner nations, with the United States, Germany, Italy and Ukraine among the key partners. As it was announced by the Ministry of Defense of Georgia, Agile Spirit is designed to strengthen regional security, to enhance interoperability among allied forces and to prepare for modern hybrid threats. The training will include live fire exercises and special operations taking place across the military bases in Georgia and in Turkey. Last year, the State Department of the United States of America indefinitely postponed one of the military maneuvers called Noble Partner due to the diplomatic tensions between these countries. And now we see that American military forces are back to training with Georgian soldiers. Georgi Tukhareli, Euronews Georgia, Tbilisi.
Nuove apparecchiature di controllo per la sicurezza aeroportuale in grado di scansionare il contenuto di grandi contenitori di liquidi potrebbero presto essere installate in tutta l'UE. Questo significa che i passeggeri potranno portare con loro bottiglie contenenti più di 100 ml durante i viaggi. La Commissione europea ha confermato che sta lavorando a una nuova normativa in tal senso. Once we get the final report and the findings from ECAC, we will be able to give the green light, and then it's for the airports to put everything in place and inform the passengers. Attualmente, secondo le norme europee, è vietato portare a bordo liquidi, aerosol e gel in contenitori superiori a 100 ml, a meno che non rientrino in categorie speciali come farmaci, alimenti per neonati o prodotti per esigenze dietetiche. Questo perché le tradizionali macchine a raggi X non rilevano efficacemente gli esplosivi liquidi. Buonasera gentili telespettatori e benvenuti al TG. La città di Albona investe in ciò che conta di più, la famiglia, i bambini e i giovani, ovvero nel proprio futuro. Abbiamo parlato delle misure demografiche adottate da Albona con il sindaco Donald Blašković. Le misure demografiche adottate dalla città di Albona non sono solo numeri su carta, ma un sostegno concreto ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le misure dedicate ai bambini in età prescolare. Tutti sappiamo che i primi anni di vita sono i più importanti per lo sviluppo di un bambino ed è per questo che a partire da quest'autunno i genitori ad Albona non pagheranno più la retta per l'asilo nido. Non si tratta solo di un sollievo economico, ma anche di un messaggio chiaro. Ogni bambino ha diritto a un'assistenza di qualità e all'educazione fin dalla più tenera età. Inoltre, per ogni figlio successivo iscritto all'asilo non si paga alcuna retta, sostenendo così le famiglie numerose. Vorrei anche sottolineare che abbiamo 13 gruppi di doposcuola nelle classi inferiori delle nostre scuole primarie e se confrontiamo le dimensioni della nostra città con altre città della penisola istriana, credo che Albona abbia il numero più alto di doposcuola in Istria. Albona ha proseguito gli investimenti nelle infrastrutture e, tra le altre cose, ha effettuato la riqualificazione energetica dell'asilo nido centrale. Sono stati ristrutturati gli asili nido, le scuole primarie e stiamo continuando con lo stesso ritmo. Ora stiamo completando il nuovo edificio, una sezione distaccata del nostro asilo, e prevediamo che i primi bambini entreranno già quest'autunno. In questo modo miglioriamo le condizioni non solo per i nostri bambini, ma anche per le educatrici che ogni giorno si prendono cura di loro. Stiamo anche cercando un terreno per costruire un edificio residenziale destinato all'edilizia abitativa accessibile. Lo abbiamo promesso alle nostre giovani famiglie e tutti sappiamo che la questione abitativa è una delle condizioni chiave per far sì che le giovani famiglie restino nella nostra città. Credo che questa sia una delle migliori misure demografiche che possiamo offrire. Tutte le misure demografiche attuali dalla città di Albona non sono frutto del caso, ma è risultato di una buona pianificazione dell'ascolto dei cittadini. Il nostro obiettivo è chiaro, vogliamo che la città di Albona sia un luogo dove sia facile decidere di mettere su famiglia, avere figli e rimanere. Anzi, direi anche un luogo dove le giovani famiglie che se ne sono andate possano ritornare. Blašković ha dichiarato che l'obiettivo è realizzare più di quanto promesso in campagna elettorale.
La Polizia di Pola ha condotto un'operazione di controllo dei veicoli a 2 ruote, in particolare ciclomotori, motocicli e monopattini elettrici, che negli ultimi tempi hanno invaso le nostre strade. Nella prima metà del 2025, nell'area metropolitana di Pola sono stati registrati 39 incidenti stradali che hanno coinvolto conducenti di ciclomotori e motocicli. Tra le 32 vittime di questi incidenti, una è deceduta, 9 sono rimaste gravemente ferite e 22 hanno riportato ferite lievi. Nello stesso periodo si sono verificati 8 incidenti stradali che hanno coinvolto conducenti di scooter elettrici, in cui 7 persone hanno riportato ferite lievi. Il fatto è che i nostri appelli attraverso i media, le scuole e i controlli del traffico non hanno raggiunto tutti e soprattutto non hanno raggiunto i conducenti di scooter elettrici e veicoli simili. Ce ne sono sempre di più sulle strade adesso, durante l'estate. Le disposizioni di legge sono chiare. Questi scooter elettrici non possono essere guidati da persone di età inferiore ai 14 anni, quindi solo da persone di età superiore. I conducenti di questi veicoli non sono autorizzati a circolare sulle strade, ma solo su superfici destinate al traffico pedonale, piste ciclabili o corsie preferenziali. Naturalmente, questo a condizione che tengano conto della sicurezza degli altri utenti della strada, mentre si muovono su queste superfici. Devono prestare particolare attenzione quando attraversano la strada e devono spingere lo scooter come un pedone, ovvero non devono attraversare la strada conducendo questi veicoli, soprattutto evitando di precipitarsi sulla carreggiata, sulle strisce pedonali e mettere così in pericolo gli altri utenti della strada. Vorrei sottolineare ancora una volta che non sono autorizzati a circolare sulle strade in generale e questo è un reato. Vorrei fare appello ai genitori affinché non comprino questi scooter ai loro figli di età inferiore ai 14 anni e se proprio devono comprarne uno, che facciano attenzione al tipo di scooter che comprano, in particolare che non vada a una velocità superiore ai 25 km all'ora, ovvero che la potenza del suo motore non sia superiore a 600 watt, cioè 0,6 kW. Infatti, questo tipo di scooter non è ammesso sulla strada. Se la polizia trova un conducente con uno scooter del genere nel traffico, il mezzo verrà confiscato al proprietario definitivamente, afferma il capo della polizia di Pola, Loris Lopetina. TG Flash. La città di Buia ha pubblicato il bando per l'assegnazione di 16 borse di studio per l'anno scolastico e accademico 2025-2026. destinate ad alunni studenti e a chi si trova in condizioni sociali più difficili. Le domande per gli alunni si possono inviare dal 20 agosto al 20 settembre, mentre per gli studenti dal 1 al 31 ottobre. La modulistica e tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Comune. Dal 27 luglio prende il via il Circolo Classic, rassegna di cinema all'aperto su una delle terrazze più belle di Pola, quella della Comunità degli Italiani di Pola. Si parte alle 21 con La strada di Fellini. Proiezioni ogni martedì e domenica, biglietti a €6 su kinovalli.net o in loco. Un DJ di fama mondiale, una cava istriana trasformata in una cattedrale del suono e migliaia di appassionati arrivati da ogni parte del globo. A Vincurale è andato in scena un evento che ha consacrato l'estate elettronica croata. $5.000 persone, 54 paesi. Una cava di pietra antica trasformata in tempio della musica elettronica. A Vincural si è vissuta una notte che resterà impressa nella memoria di chi c'era. Sotto un cielo punteggiato di stelle, tra pareti rocciose illuminate da giochi di luce spettacolari, Black Coffee ha conquistato il pubblico con il suo sound inconfondibile. Un mix raffinato di deep house, radici africane e vibrazioni elettroniche che hanno avvolto la cava in un'atmosfera ipnotica sospesa tra l'intimità del groove e la grandezza del palcoscenico naturale.
Non è la prima volta che l'artista sudafricano si esibisce in Croazia, ma quella di Vincural è stata un'esperienza diversa. Un evento di respiro internazionale che ha trasformato un angolo suggestivo dell'Istria in una delle mete più ambite del clubbing estivo. I numeri parlano chiaro. Biglietti venduti in oltre 50 paesi, un'organizzazione curata nei minimi dettagli, un pubblico che ha danzato fino all'alba. E la festa continua. Stasera, nella stessa location, salirà sul palco un altro gigante della scena elettronica mondiale, Richie Hawtin. Il pioniere del minimal techno porterà il suo stile particolare e la sua produzione visionaria per un'altra notte destinata a riscrivere la mappa del clubbing adriatico. Come da tradizione, il terzo giovedì di luglio, Piazza della Libertà si è nuovamente trasformata nello scenario di una delle manifestazioni più amate di Umago, la Festa del Pomodoro. Una vivace serata estiva all'insegna dell'alta gastronomia, della buona musica e della convivialità, che ha ribadito il motivo per cui questo evento resta tra i più seguiti della città. Promossa dall'Ente per il Turismo della città di Umago, dalla Podravka e dalla città di Umago, la manifestazione ha riunito un folto pubblico di cittadini e visitatori attratti dalla ricca offerta e dalla piacevole atmosfera. È ormai una festa tradizionale, organizzata dall'Ente per il Turismo in collaborazione con Podravka, che fino all'anno scorso gestiva uno stabilimento per la lavorazione del pomodoro. Attualmente la fabbrica non è in uso, si continua ad avere numerosi fornitori locali, poiché il pomodoro di questa zona è riconosciuto come uno dei più pregiati d'Europa. Naturalmente la festa prosegue, è molto amata, come dimostra l'ottima partecipazione. Inoltre ha una finalità umanitaria, poiché tutti i fondi raccolti verranno devoluti ai cittadini bisognosi della città di Umago. Nonostante le elevate temperature, i promotori culinari della Podravka hanno preparato deliziosi piatti a base di pomodoro, 3 tipi di pasta serviti a prezzi simbolici. L'iniziativa ha avuto anche una forte componente solidale. Ogni porzione servita ha rappresentato un piccolo contributo alla causa umanitaria legata all'evento. L'accompagnamento musicale è stato curato dalla banda di Ottoni, Nasha Sloga di Babici e dal dinamico Alpha Time Band, che hanno animato la serata con grande energia. A fianco dei promotori della Podravka, a servire la pasta al pubblico si sono uniti anche i rappresentanti dell'amministrazione comunale, il vice sindaco Mauro Jurman, il presidente del consiglio comunale Ivan Belušić e il direttore dell'ente per il turismo Milovan Popović. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che con il loro impegno e la loro partecipazione, sia organizzativa che operativa, hanno reso possibile la realizzazione di questo evento unico. Grazie alla campagna di solidarietà sono stati raccolti 6.000 euro a sostegno delle famiglie bisognose di Umago, confermando ancora una volta che il buon cuore degli abitanti di Umago continua a battere forte e con generosità. Ed è tutto dal TG, grazie per la vostra attenzione, buona serata e buon fine settimana. Pace e bene, cari amici e amiche, ci ritroviamo insieme per la preghiera di mezzogiorno. Lascio un istante di silenzio in cui portiamo il silenzio dentro di noi per prepararci alla preghiera. Facciamo insieme il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Glorioso e potente Signore, che alterni i ritmi del tempo, irradi di luce il mattino e accendi di fuochi il meriggio. Tu placa le tristi contese, estingui la fiamma dell'ira,
infondi vigore alle membra, ai cuori concedi la pace. Sia gloria al Padre ed al Figlio, sia onore al Santo Spirito, all'unico e trino Signore sia lode nei secoli eterni. Amen. Preghiamo l'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo di Dio si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di tuo Figlio, per la sua passione e